Qualche giorno fa è uscito un importante aggiornamento per il piccolo Sonulab Stomp Station. Andiamo a scoprire cosa c'è di nuovo. La prima aggiunta che troviamo è probabilmente quella che era più attesa, visto che abilita una funzione essenziale del pedale che fino ad ora era stata disabilitata, è questo blocco Expression, che comprende sia una funzione volume boost sia la sezione wah, e quindi questo ci fa intuire che finalmente è stata abilitata appunto la possibilità di utilizzare un pedale di espressione direttamente collegato al pedale. Infatti vediamo che abbiamo questo parametro position e se andiamo a cliccare su questi tre pallini si apre questa finestra dove possiamo appunto assegnare questo parametro ad un controller, e i controller invece li troviamo nella pagina master. Come vedete ne abbiamo a disposizione due ed ognuno di questi possiamo assegnarlo o all'ingresso control, cioè quindi al pedale di espressione, oppure ad un MIDI CC, e questa assegnazione viene memorizzata su ogni preset, quindi possiamo anche cambiare impostazioni da un preset all'altro. Quando settato su MIDI CC vedete che abbiamo anche un tastino Learn che quindi ci consente di andare ad impostare il messaggio CC senza bisogno di digitare il numero, ma semplicemente inviando tramite il nostro controller il messaggio con cui vogliamo controllare questo controller. Se non vogliamo usare il Learn, possiamo andare a selezionare il CC che vogliamo da questa lista. Vedete che si parte dal CC32 e si arriva al 127. Non abbiamo i CC minori di 32 perché quelli sono riservati all'attivazione e disattivazione dei blocchi e sono preimpostati di fabbrica. La cosa bella di questa implementazione è che però non possiamo soltanto collegare il pedale d'espressione al wah o al volume, ma alla maggior parte dei parametri presenti sul pedale in tutti i blocchi, e questa è una cosa che aggiunge sicuramente tanta potenzialità al pedale. Ma intanto proviamola appunto col wah, così sentiamo pure come suona questo nuovo blocco. Comunque, come vedete, oltre al parametro position abbiamo anche una selezione del modello di wah, e al momento ce ne sono due: Cry, che sta per Cry Baby, e Vintage, che non so per cosa sta, probabilmente qualcosa tipo Vox V846, credo, o almeno qualcosa del genere. In ogni caso, entrambi i modelli possiamo poi personalizzarli andando a modificare il range dello sweep, settando appunto la frequenza minima e quella massima che raggiunge la risonanza del pedale, e poi col parametro emphasis regoliamo quanto è pronunciata questa risonanza. Inoltre poi c'è anche una funzione molto utile, ovvero off value. Con questo praticamente quando il pedale di espressione è posizionato ad un valore superiore a quello che impostiamo qua, in questo caso il 95%, il blocco wah si spegnerà automaticamente e quindi non c'è bisogno di intervenire magari con uno switch per accenderlo o spegnerlo. Un po' tutta l'implementazione mi ricorda abbastanza come funziona il Fractal, e questa è una cosa sicuramente positiva. Comunque andiamo a sentirlo. Però prima di sentirlo devo assegnare il pedale appunto al parametro. Per farlo clicchiamo, come detto, su quei tre pallini, clicchiamo poi su Link to Controller 1, 2, indifferente in questo caso perché ce li ho entrambi settati sul pedale di espressione, e vedete che potete anche andare a regolare il valore minimo, il valore massimo del parametro che volete che si raggiunga appunto lungo la corsa del pedale. Sul wah non è una cosa utilissima, ma tornerà sicuramente utile su altri parametri. Questo è il suono senza wah. Proviamo a aumentare emphasis, vediamo cosa succede.
Devo dire, suona davvero molto bene, specialmente almeno per le mie preferenze il Cry Baby che ricorda davvero tanto quello vero. Ma come detto possiamo collegare il pedale di espressione anche ad altri parametri, ad esempio andando nel delay posso collegarlo al feedback e quindi controllarlo col pedale di espressione. Magari mettiamo il valore minimo un po' più alto. E insomma, possiamo fare anche robe del genere. E potete sbizzarrirvi e collegare anche più parametri al pedale di espressione per controllare contemporaneamente tante cose diverse. E magari, perché no, passare tra due suoni completamente diversi facendo una sorta di morphing col pedale di espressione. E visto che siamo nel delay, andiamo a vedere anche l'altra novità importante che riguarda proprio il blocco delay. Probabilmente avrete già intravisto queste due nuove sezioni in basso, ovvero modulation, che aggiunge appunto una modulazione alle ripetizioni del delay, e poi la sezione Dual Delay, ma iniziamo appunto con la modulazione. Possiamo accenderla o spegnerla da questo tastino e qui troviamo i classici parametri della modulazione, quindi la velocità, il rate, il depth, cioè l'intensità dell'effetto, la forma d'onda, dove troviamo queste tre opzioni, e poi stereo phase, che va ad alterare il rapporto tra le oscillazioni dell'LFO tra il canale sinistro e il canale destro per creare stereofonia. Andiamo a sentire un po'. Magari mettiamo dei settaggi un po' meno estremi. In realtà, oltre alla modulazione, troviamo una novità anche nei parametri che già avevamo prima, ovvero lo stereo bouncing, che adesso può avere anche valori negativi, e questo sostanzialmente inverte il senso della rotazione. E infine poi abbiamo il Dual Delay, che appunto aggiunge, o meglio modifica il delay in modo che i due canali abbiano dei settaggi separati e quindi di fatto abbiamo due delay indipendenti. Possiamo infatti andare a regolare un tempo diverso per il canale destro rispetto al sinistro, che invece viene controllato con i parametri nella sezione principale. Possiamo andare a settare il pan dei due delay, quindi se vogliamo possiamo
possiamo metterli entrambi al centro oppure mantenerli stereo, così pannati a sinistra e a destra. Il balance con cui possiamo appunto andare a spostare nel panorama stereo l'uscita del delay, o meglio possiamo andare ad attuare uno dei due canali in modo che il delay sia prevalentemente a destra o a sinistra, e poi il feedback mode che, se settato su locked, fa sì che il feedback venga controllato dallo stesso parametro per entrambi i delay, quindi controlliamo tutto col feedback principale. Invece se lo settiamo su independent, vedete che compare un altro controllo di feedback per il delay di destra, e quindi possiamo andarli a settare in modo diverso. Ma sentiamo come suona. La cosa bella di questo dual delay è che interagisce anche col parametro stereo bouncing. Infatti questo parametro, che nella modalità delay singolo crea appunto quella rotazione che ormai conosciamo, quando il delay in modalità dual praticamente va ad introdurre un cross feedback tra le due linee del delay. Nel senso che se lo lasciamo a zero, ognuno dei due delay manda il feedback a se stesso. Man mano che ci spostiamo da un lato o dall'altro con questo parametro, invece va aumentando il livello del feedback che ogni delay invia all'altro delay, e quindi si creano dei pattern ritmici piuttosto particolari e anche un po' imprevedibili, e questo parametro rende questo dual delay davvero molto versatile. Vi faccio sentire qualcosa. E ovviamente i pattern poi cambiano anche in base ai due tempi che settiamo. E la cosa si fa ancora più interessante se andiamo appunto a cambiare il feedback mode e settarlo su independent. Infatti in questo modo possiamo ottenere anche una cosa molto simile a un delay multitap.
questo modo suona un po' strano perché sentite un delay tutto a sinistra, o meglio le ripetizioni soltanto a sinistra. Se vado a settare entrambi i delay al centro col pan, vedete che diventa già meno strano o fastidioso, diciamo. Se poi settiamo lo stereo bouncing a 50, in questa situazione con un feedback settato a 0 e l'altro invece al massimo, si ottiene qualcosa di molto simile a quello che avviene nei delay a nastro multitestina, come ad esempio un Binson, dove ci sono più testine di lettura che creano quindi più tap, ma il feedback proviene soltanto da una di queste testine e viene reinviata all'ingresso del delay, da cui poi tutte le altre testine leggono il feedback, e quindi in sostanza è come se stessimo mandando il feedback a tutti i delay. In questo caso ovviamente sono soltanto due, però nonostante siano due si riescono ad ottenere sonorità comunque molto simili a quelle di questi delay a nastro. Sentiamo. Se invece torniamo di nuovo su feedback mode su locked, ma lasciamo i due delay pannati al centro, sentiamo che quando interveniamo su stereo bouncing, visto che si creano comunque anche delle cancellazioni di fase, ad un certo punto si ottengono anche questi delay un po' strani. Sentite. Insomma, anche qui potete sbizzarrirvi veramente con le varie combinazioni che si possono ottenere con questo delay, e nonostante sia stato giorni a smanettarci, probabilmente ancora non sono riuscito a sperimentare tutte le combinazioni possibili che si possono ottenere con questo delay, che era già uno dei punti forti di questo pedale, ma adesso è il punto forte al quadrato, visto che con la modalità dual si è elevato alla potenza.
Un'altra novità che invece non era elencata nella release notes e quindi è una sorta di easter egg se vogliamo, è il nuovo compressore. Infatti alle mie orecchie almeno suona decisamente meglio di prima e ha credo un range di sensibilità decisamente più ampio rispetto a prima, perché con chitarre single coil, specialmente comunque chitarre con un basso output, nella versione precedente la compressione era sempre abbastanza blanda e non si riuscivano ad ottenere suoni particolarmente compressi. Adesso invece si ottengono e come. E comunque la compressione stessa credo sia stata aggiornata perché la trovo molto più musicale e più realistica di prima. Adesso diciamo mi ricorda tanto pedali come il Dynacomp o l'Orange Squeezer con alcuni settaggi. Insomma, ve lo faccio sentire. Questo è il suono col compressore spento. E questo col comp acceso. Tra l'altro trovo anche più musicale, non so se effetto placebo, anche questo parametro tone che prima era denominato brightness, forse in modo più accurato, perché in realtà un suono neutro del compressore si ottiene quando il tone è settato a 0. Sentite infatti così il suono è abbastanza simile a quando è bypassato, nonostante sia compresso il segnale. Se invece lo vado ad alzare si aggiunge una certa brillantezza che però mi ricorda molto dei compressori analogici come appunto l'Orange Squeezer o il Boss CS2 per certi versi.
Ovviamente, come tutti i compressori, alza notevolmente il rumore di fondo, che però viene tagliato tranquillamente dal noise gate che funziona benissimo. E quindi queste erano le novità che troviamo in questo firmware 2.5.1 del Sonulab Stomp Station. Sicuramente queste novità arriveranno anche sul Sonulab Stomp Station Pro appena cominceranno a spedire le prime unità. Devo dire che è davvero un bel aggiornamento perché potenzia notevolmente le possibilità che ha questo pedale, soprattutto la possibilità di andare a controllare moltissimi dei parametri dei blocchi col pedale di espressione o coi MIDI CC. Rende questo piccolo pedale per certi versi paragonabile a macchine ben più ingombranti e costose. Poi lo sviluppo sicuramente non finisce qua, perché col successo che sta avendo il preordine del Sonulab Stomp Station Pro sicuramente c'è ancora tantissimo margine di miglioramento per feature e funzionalità aggiuntive. In ogni caso questo specifico firmware secondo me va un po' a completare il pedale, nel senso che finalmente sono attive un po' tutte le funzioni che venivano pubblicizzate, diciamo così, sul sito, sulla pagina di questo pedale, e quindi quello che verrà aggiunto da ora in poi sarà sostanzialmente un plus. Fatemi sapere nei commenti se lo avete provato, cosa ne pensate di queste nuove aggiunte. Ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciare un like se il video è stato di vostro interesse. Detto questo, vi mando come sempre un saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!